Ho fatto journaling per 10 anni e questo è quello che ho imparato. Lo faccio ormai veramente da tantissimo, ha tantissimi benefici, ma molta gente non ha ancora capito che cos'è il journaling, quindi qui vi spiegherò tutto. A parte la meditazione che faccio ogni giorno, ormai lo conoscete da quando sono andato in India, faccio quasi più di 2 ore di meditazione ogni giorno, questa cosa mi aiuta nel mio percorso interiore. Una cosa che mi sta veramente aiutando tanto è il journaling, ovvero prendere dalla testa, dal corpo, dalle emozioni, tutte queste cose, questi dubbi, pensieri, cose, eccetera, metterle per iscritto e vedere come cambiarle, come si può utilizzare queste cose, come ottimizzare la propria vita e come migliorare la propria situazione. Perché è vero, se già con la meditazione smetti pian piano di identificarti con quello che non sei, come ad esempio la tua testa, l'idea che hai di te, già vai un po' a combattere il problema alla radice. Però secondo me, dato che noi viviamo in società, analizzare senza overthink, senza pensare troppo a quello che facciamo nella nostra carriera, nella routine quotidiana, nelle nostre abitudini, ma anche semplicemente a dubbi che abbiamo, anche esistenziali, cose su di noi, è una cosa che può aiutare molto. E come si fa? Io faccio 3 tipi di journaling. Il primo è una cosa che faccio giornalmente, quindi tutti i giorni, una cosa che faccio quotidianamente. Alla mattina appena mi alzo, prima di iniziare la mia routine di sadhana, di yoga, quello che faccio è andare in bagno e iniziare una mia routine di skincare, di prodotti, di cura di sé, ayurvedica, come l'oil pulling, e ho circa ad aspettare 10-15 minuti. Quindi li faccio un po' di esercizio giapponese, ma soprattutto quello che faccio è prendere il telefono. Non posso utilizzare social media perché ho un'app che mi blocca dall'utilizzare i social, si chiama OneSec, e mi impedisce sia alla mattina di usarli in modo compulsivo, ma anche durante il giorno ti fa prendere un respiro, fare una pausa e ti chiede: sei sicuro che vuoi aprire i social? È molto utile. Quindi non apro i social, ma apro invece delle app specifiche che mi aiutano. Quello che faccio la mattina è settare il mood. Quindi faccio journaling di tipo di gratitudine. Faccio esercizi di gratitudine, scrivo le cose per cui sono più grato durante il giorno, la cosa che posso celebrare, quindi celebrazione. Ho imparato in un libro quanto è importante ogni giorno trovare un qualcosa da celebrare. Oppure faccio anche chiarezza sulle task del giorno. Ho anche un diario che scrivo semplicemente per mio ricordo, ma anche per vedere i miei pattern, le cose ricorrenti, i miei progressi, che mi scrivo da ormai più di 10 anni, è un Day One, 8-9 anni, è l'app che utilizzo, si chiama Day One, e faccio anche quella, quindi mi setto il mood della giornata. Perché? Perché è vero che la mente è molto contorta, ma se dalla mattina la utilizzi concentrandoti sulle cose che ti portano a creare delle emozioni positive, come può essere la gratitudine, cose per cui sei grato, per cui sei felice, shifti il mood da altri pensieri e ti può aiutare a stare bene durante il giorno. E se stai bene fai le cose fatte meglio e ovviamente vivi meglio. Il secondo tipo di journaling che faccio è settimanale, quindi settimanalmente, di solito il primo giorno della settimana per me è il lunedì sera, mi metto lì e cosa faccio? Faccio introspezione. Cosa significa? Significa che durante la settimana, nel momento in cui ragiono su qualsiasi cosa, su qualsiasi ambito della mia vita, possono essere dubbi che mi arrivano per la mia carriera, per i social media, per le mie relazioni, nella mia famiglia, dubbi esistenziali. Ogni volta che mi arriva una domanda, me la scrivo e me la metto via sulle note del computer. E lunedì sera mi metto lì e prendo un po' di tempo, dalle 3 alle 5 domande le metto lì e inizio a rispondere. Quindi mi metto e provo a rispondere e questa cosa aiuta tantissimo, non solo perché rispondo delle domande e secondo me farsi le domande da soli, come dice Jiddu Krishnamurti, e rispondersi e cercare la risposta dentro di sé è molto importante, ma anche perché poi a livello pratico prendo queste risposte e vedo come applicarle nella mia vita, quindi non è che le lascio lì e basta. Le prendo e se sono risposte pratiche, magari di qualcosa di pratico, lo inserisco. Se sono domande un po' più esistenziali, vedo come posso implementarle o ricordarmele durante la settimana, mi metto dei promemoria, eccetera, almeno per un periodo. E questo è molto utile. Il terzo invece è mensilmente, ormai l'avrete capito. Mensilmente quello che faccio è ottimizzazione e preparazione, ovvero nella mia routine mensile in cui faccio tante cose, faccio un recap di tantissime cose. Il mood, cosa è successo durante questo mese, i miei obiettivi, come sono andati i miei obiettivi, mi pongo nuovi obiettivi, il mio budget, i miei social sono cresciuti, quanto mi arriva questo mese, quanto non arriva. Quindi cose un po' più pratiche e poi vado un po' più in profondità a combattere magari delle mie limitazioni, quindi vado a rispondere a delle domande un po' più profonde che mi sono messo a livello di limitazioni, a livello di credenze limitanti, a livello di colpe, cose che mi bloccano. Quindi mi prendo una di quelle cose un po' più profonde, una paura, un qualcosa e vado a lavorare su quella.
e poi mi preparo per il mese successivo e mi metto nel calendario, ovviamente, per ricordarmi tutte queste cose, ce le ho scritte sul calendario, mi arriva la notifica e sono cose che poi vanno a ripetersi, quindi basta settare che vengono ripetute e sono tutte cose che aiutano veramente tanto. Poi ognuno a livello mensile si sviluppa un po' quello che preferisce, io ho tutte queste cose, mi setto sia cose pratiche che non, però ognuno lo setta un po' come preferisce. Ed ecco qua ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.